Benvenuti nel canale di Takeshi. Questo è il primo video del canale dove annuncio questa rubrica dedicata ad anime e manga, dove esprimo i miei pareri generali, senza fare spoiler, allo scopo di spronare alla lettura o alla visione di determinati prodotti. Oggi vi parlerò di Tenjo Tenge, noto in Italia come Inferno e Paradiso, edito dalla Panini Comics in 2 edizioni, una sottiletta composta da 45 volumi al prezzo di 2 euro e l'altra, la collection, al prezzo di 5,90 euro, composta da 22 volumi con sovraccoperta. Dal seinen manga edito dalla Shueisha dal 1997 fino al 2010, scritto e disegnato da O'Grady, che forse conoscerete per Air Gear e Bakemonogatari, è stato tratto anche un anime prodotto dalla Madhouse, un adattamento piuttosto criticato dai fan, per quanto io invece l'abbia trovato molto buono, sia a livello di animazioni sia nel comparto sonoro. Inoltre il doppiaggio italiano riesce a rendere il cartone molto godibile e divertente, rimanendo fedele al doppiaggio originale, anche se c'è da specificare che c'è qualche differenza col manga, a livello di gestione delle tempistiche, e la presenza di censure in scene esplicite, ma soprattutto il grande problema dell'adattamento animato è che non copre tutta la storia del manga, ma soltanto i primi 8 volumi all'incirca, riferendoci alla edizione collection, quindi intorno al capitolo 51. L'autore ci trascinerà in una storia di mazzate e combattimenti violenti all'interno dell'Istituto Todo, un liceo dove viene insegnata l'arte del combattimento, piena di casate, diversi stili di lotta, e dove non mancheranno tante belle ragazze del seno prosperoso. Bob, ipotizziamo che la mocciosa di prima si trasformi in una gnocca da urlo mezza nuda e con delle tette da paura. Cosa dovrei fare? Che ne so! I protagonisti, Soichiro Nagi e Bob Machiara, si iscrivono al liceo Todo al solo scopo di attaccare briga con combattenti sempre più forti. Soprattutto il biondino ha una sete insaziabile di combattere contro avversari sempre più potenti. Tuttavia l'istituto Todo è pieno di individui da poteri incredibili che lo stenderanno a terra pieno di sangue per più di una volta, ma lui si rialzerà sempre, pur di sferrare l'ultimo colpo vincente. Tra l'altro di lui sappiamo veramente poco, ci viene raccontata la sua infanzia soltanto quando il manga è più che spedito, ha raggiunto forse più che la metà. Un elemento sicuramente interessante sono i poteri draconici, che rendono il sistema dei power-up non scontato e piuttosto interessante, oltre al ki e alle varie tecniche che possono essere utilizzate in base alla distribuzione del corpo e al tipo di allenamento a cui ci si sottopone. Una cosa che accomuna i personaggi principali è il combattimento interiore, il combattimento contro se stessi, contro il mostro dentro di sé. Ognuno ha i propri problemi, c'è chi è in grado di affrontarli fin da subito, chi ha bisogno di riflettere. Insomma, tutti hanno un modo diverso di agire e reagire. E in Inferno e Paradiso i personaggi si troveranno più di una volta a riflettere sul significato della forza, sul desiderio di diventare più forti. Risposta sicuramente interessante è quella che fornisce Maya Natsumi, uno dei personaggi più belli e più importanti della storia. Secondo lei non bisogna avere paura della forza e né tantomeno avere paura di se stessi e di un possibile lato oscuro, perché quel lato oscuro è una parte di noi, ma ciò non significa che esso definisca interamente il nostro essere. Non dobbiamo avere timore, ma essere in grado di affrontare anche la parte peggiore di noi stessi e accettarla. Ma come dice Soichiro, alla fine di ogni battaglia bisogna uscirne vittoriosi, affinché la parte buona di noi possa prevalere. Per dirlo chiaro e tondo, stavolta tu hai perso. Ma la prossima volta vinci. Vinci e sorridi. L'inizio della storia e l'incipit narrativo sembra essere quello di un delinquente manga con gang giovanili, pronti a prendersi a botte per i motivi più stupidi, con non pochi momenti comici e divertenti e scene di sesso. Tuttavia già si nota sin dall'inizio un tono di trama più cupo, a partire dal personaggio di Mitsuomi, che ci viene presentato a capo del cosiddetto comitato esecutivo, ma che impareremo a conoscere meglio nei flashback che ci narreranno il suo passato, la sua relazione con il fratello Masataka, un uomo dal carattere limpido che rimane sempre umile e cerca di inseguire le orme del fratello maggiore, Maya Natsume e il fratello di lei, Shin, dotato dell'occhio del drago, descritto come un potere in grado di far vedere presente, passato, futuro e fatti lontani. Dunque una cosa su cui punta molto il fumetto, e che sicuramente risulta essere una delle cose più interessanti, è proprio la tematica del potere. Vedremo nel corso del fumetto le varie sfaccettature, le possibili interpretazioni e visioni del potere,
di come questo possa far cambiare le persone in meglio e in peggio. In particolare la storia di Shin è una storia drammatica, non meno triste quella di Mitsuomi, dove qui noteremo un cambiamento di prospettiva del personaggio, una evoluzione che coincide con un cambiamento dell'aspetto fisico. Infatti O'Great è un autore che è in grado di comunicare l'evoluzione dei personaggi anche attraverso un'evoluzione stilistica, un'evoluzione nel disegno. Con Mitsuomi in particolare è riuscito ad evidenziare con il suo tratto quanto il personaggio sia profondamente cambiato, diventato sicuro di sé e della sua forza. Infatti le inquadrature prevalenti da quel momento in poi saranno dal basso, per sottolineare come lui guardi le persone dall'alto in basso, e anche per evidenziare quanto gli altri siano più deboli rispetto a lui. Un personaggio accecato dal potere che arriva a compiere azioni di cui soltanto in futuro si pentirà. Lo comprenderemo fino in fondo, capiremo i motivi delle sue scelte e del suo comportamento soltanto molto più avanti nella storia, che prenderà una deriva totalmente diversa dall'inizio e dove potremo assistere alla resa dei conti con Bunshichi Tawara, la spalla destra di Shin ai tempi del Team Katana. Lui non appartiene a nessuna scuola di lotta e nonostante sia gerarchicamente al di sotto sia di Shin sia di Mitsuomi, resta comunque il più forte di tutti. Non solo è il più forte della scuola, pur non appartenendo a nessuna casata marziale, ma alla fin fine non è una persona a cui piace tanto combattere, o almeno non più di tanto, quantomeno non gli piacciono gli scontri mortali. Infatti una cosa che dirà sempre nel corso di tutta la serie è che il suo desiderio è semplicemente quello di condurre una vita scolastica normale, condurre una vita tranquilla. Il fumetto ha un vero e proprio cambiamento, come accennavo prima, a livello di trama. Verso la metà della storia ci sarà un immenso flashback che spiegherà le origini, dei poteri e delle varie casate, e poi nuovi personaggi saranno svelati, in particolare mi riferisco a quelli del famigerato gruppo F. È indubbio che uno dei punti di forza del manga siano i disegni, in costante miglioramento, anche se forse non è proprio corretto usare il termine costante, visto che sì, è vero che migliora mano a mano, però a un certo punto fa un vero e proprio salto di qualità repentino, dove addirittura ho fatto un po' di fatica a riconoscere i personaggi se non fosse stato per il fatto che hanno delle caratteristiche proprie che li rendono generalmente individuabili. Dunque già all'inizio Great dimostra una certa bravura nel tratto, rendendo ogni personaggio riconoscibile. L'aspetto fisico già riesce a dire qualcosa del personaggio, riesce già a conferire un'idea generale di cosa quel personaggio possa essere. I personaggi maschili solitamente sono ritratti muscolosi, chi di più chi di meno, quelli femminili invece risaltano le curve, le zone erogene. I dettagli nelle espressioni visive sono curati e riescono a comunicare al lettore molto facilmente lo stato d'animo del personaggio. Anche i capelli sono la parte del corpo a cui l'autore pone molta attenzione, rendendoli ondulati, sinuosi e appuntiti. Fa molta attenzione alla costruzione registica dei combattimenti, conferendo un senso di dinamismo anche a quelli più grezzi e ignoranti, fatti di soli pugni e calci. Riguardo gli sfondi non posso dire molto, mi sembrano ok, nulla di stupefacente. Avrei preferito qualche inquadratura più larga, qualche campo lungo che mostrasse l'ambiente circostante, soprattutto nel secondo grande flashback, ambientato nel Giappone feudale. Per concludere faccio delle considerazioni finali su questo manga di cui effettivamente, dopo la lettura, si potrebbe rimanere piuttosto confusi. Dal mio punto di vista sono rimasto un po' deluso dal fatto che la parte delinquenziale scolastica si sia persa, anche perché era un tratto caratteristico del manga che l'ho accompagnato all'incirca per metà del suo percorso, lasciando spazio a una storia anche complessa, in certi versi confusionaria, e con forse qualche personaggio anche dimenticabile. Tuttavia rimane godibile e soprattutto riesce a dare un finale più che degno, non privo di colpi di scena. Gli ultimi 2-3 volumi sono stati veramente ben fatti. Tenjo Tenji è anche una storia di sentimenti, spesso non corrisposti, vuoi per un posto speciale già riservato ad altri, vuoi per difficoltà ad andare avanti e accettare il passato, vuoi per incomprensione o altro. A mio parere è una serie che ha usato troppo, ma rimane una lettura consigliata per gli amanti di manga di combattimento e per i buon gustari. Lecce infatti è molto spinto,
ma non sempre è gratuito o comunque rimane un elemento caratteristico del manga e del mangaka. Dopotutto l'autore è noto anche per aver fatto degli hentai. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a commentare e dirmi la vostra, di cosa ne pensate di questo manga e se vi è incuriosito o meno a leggerlo. Arrivederci e fate sesso.